Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. In questo video abbiamo la parte 2 del campionato nazionale brushless e del campionato nazionale over 40. Quindi io partecipavo alla gara di campionato nazionale brushless in categoria pro, il mio compagno di team Giacomo Jack Pierini nella categoria sport e Diobò nella over 40 nitro. Ricordiamo che la over 40 è soltanto nitro. Se vi siete persi la parte 1 vi lascio un link in alto a destra, quindi cliccando là potrete vedere la prima parte del video. Ma dove eravamo rimasti? Avevamo appena terminato la prima delle 3 finali del campionato nazionale. Partiamo quindi con la finale 2. Pronti alla partenza ragazzi, come sapete mi ero fermato per un problema tecnico al 7° minuto della finale 1, ne prendono 2 su 3 e quindi non posso più sbagliare. 7, 6, 5, 4, 3. Alla partenza scatta benissimo chicca che mi passa, tabletop e in ripartenza commento. Lo stesso, identico errore di gara 1. Quindi ragazzi esco fuori pista e mi ritrovo in 8ª posizione. Dopo qualche secondo passo scaramuzzino e approfitto dell'errore di Camamo e mi ritrovo in posizione 6. Dai, devo spingere, non posso più sbagliare, devo spingere, devo prendere punti preziosi. Ma al secondo giro, ragazzi, sul tabletop Camamo mi tampona. Ancora una volta persona diversa, gara 1 tamponato da Chicca, gara 2 tamponato da Camamo, ovviamente mi aspetta, è stato corretto in questo, ma ovviamente scaramuzzino passa e perdiamo tempo prezioso. Ah, di nuovo, Forzo il più possibile per cercare di andare a prendere quelli davanti e mentre stavo forzando ancora una volta sbaglio e quindi il divario aumenta, posizione 7. Chicca fa un errore, lo passo e mi porto di nuovo in posizione 6. E a questo punto ragazzi che cosa succede? La telecamera decide di stopparsi da sola. Ovviamente non potevo riaccenderla visto che ero un attimo impegnato a guidare e quindi vi racconterò che a seguito di una lotta passo un'altra persona e concludo la mia seconda finale in posizione 5. Quindi ragazzi prendo un quinto posto e a questo punto ho uno stop e un quinto posto. Nel frattempo ragazzi è successo un qualcosa che mi ha reso veramente felice. Guardate. Allora andiamo a vedere la numero 1 in questo momento di Giacomo Pierini che sta per andare a concludere questa finale, andarsi a prendere la seconda
manche e quindi se vince questa è ovviamente matematicamente va a vincersi la finale B di questa la finale A, scusate, va a vincersi il titolo nazionale. E allora Giacomo Pierini sta per scendere giù, va a fare il triplo e sta per andare a chiudere. Giacomo Pierini potrebbe essere il nuovo campione nazionale della categoria sport. Chiude Giacomo Pierini, vince il nazionale categoria sport EcoSport, porta a casa con la sua Kyosho Giacomo Pierini, grande Giacomo. E allora andiamo a intervistarlo, che prima tremava, adesso non so chissà com'è. Bravo Giacomo Pierini. Bravo! La macchinina l'abbiamo toccata rispetto alla prima fase oppure è sempre la stessa? La volevo toccare, però sinceramente avevo visto il cambio della pista, ho paura di far danno. Questo ti dicevo, Diego, la pista è cambiata e quindi... La pista è cambiata, la macchina non era per niente performante, ho giocato sul non sbaglio, però per Ed esempio... ecco Fabrizio Teghesi contento, il team manager, vittoria, campione nazionale. Sì ragazzi, avete capito bene. Giacomo Pierini si laurea dopo solo 2 finali su 3, vincendole entrambe, campione nazionale categoria sport. Sono veramente contento per questo ragazzo, per questo amico, perché si impegna tantissimo in questo hobby sport. Ovviamente anche lui ha una figlia, il tempo che si può dedicare è sempre meno, ma è una soddisfazione veramente meritata per l'impegno e la passione di Giacomo, che è veramente da esempio per tutti. Dovrebbero tutti prendere esempio da persone come Giacomo, veri appassionati, veri modellisti e amanti folli del fuoristrada. Come avete visto ragazzi, sono salito immediatamente sopra il palco di guida per congratularmi con lui e stavo addirittura facendo ancora l'intervista. Ragazzi, sto andando a fare uno sketch prima di caricare, perché gli avevo detto che bisognava caricare veloce, con il nuovo campione italiano sport! Che grande Jack! E questo, guarda che Landolina. Grande Jack, complimenti! Ma anche Landolina, Lotti, tutti bravi. Hanno veramente dato... Hai vinto te? Ho vinto. Basta, hai vinto. Vivo, sono più forte oggi. Sono contento. Sono contento, dai, bene. A questo punto ragazzi rimane l'ultima finale, quindi ripeto, uno stop, un quinto posto, devo giocarmi tutto nell'ultima finale e quindi via con la finale 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Stavolta ragazzi super partenza favolosa e mi ritrovo in quarta posizione. Dopo una breve lotta con Iotti mi passa e mi metto in coda. Allentarlo un attimo, effettivamente Marco ne ha veramente tanto di più. In questa fase sembra appunto, infatti passa di Marco su Davide. Marco su Davide. Vediamo se adesso Triplo me l'aveva Marco promesso. aggressivissimo, cioè Davide è aggressivissimo. Me l'aveva promesso, lo ha fatto. In piena bagarre per cercare di recuperare commetto un errore. Vanifico tutti gli sforzi e mi ritrovo in ottava posizione. Sbaglia Scaramuzzino, riesco a passarlo e via all'inseguimento di Chicca. Prende la parte bucata. Sono francobollato a Chicca, devo mettergli pressione e cercare di farlo sbagliare.
Ecco l'errore. Errore lungo di Chiamamo e di Iotti e riesco a passare in quarta posizione. Dai, devo spingere. Calma, Franco. Attenzione sulla S. Ad un certo punto, ragazzi, momenti di terrore perché un chiodo era venuto fuori dalla pista e qualche macchina l'ha preso, quindi volevo capire dov'era questo chiodo. C'era abbastanza confusione sul palco, domando al mio meccanico dov'è, mi dicono la curva e niente, fino a che non l'hanno rimosso sono passato largo. Ma toglietela! Attento Marco! In lotta mi passa Scaramuzzino, posizione 5, ragazzi. Trevisan si ferma e riesco a passare in quarta posizione. Prende la parte bucata. Passiamo alle riprese di modellismo RC. Va sul sottopasso, però in terza posizione. Volevo andare a vedere Scaramuzzino perché sta facendo una grande gara e dietro c'è Teghesi, un secondo. Allora andiamo a vedere la sfida per la terza posizione. Scusa Diego, sul big jump perché c'è Scaramuzzino con l'associate di Fabrizio Teghesi in quarta. E allora qui se la giocano per il podio, andiamo a vederli. Mentre ero in piena lotta con Scaramuzzino sbaglio e niente, mi passa e devo veramente guardarmi le spalle perché Iotti sta arrivando di nuovo. Torna su e quindi adesso Fabri si deve guardare alle spalle, non più davanti perché Scaramuzzino è andato. Scaramuzzino ha preso del margine. E poi Fabri fa anche tutto il suo post gara e ogni tanto insomma certo. gli piace inserire anche le nostre immagini. Guida sempre con la telecamera. Sì, esatto. Sul berretto. Gli ultimi minuti sono stati un cercare di mantenere la posizione con calma e ragazzi riesco a concludere in quarta posizione. Di Teghesi si mette in mezzo alla mischia con dietro un Scaramuzzino in seconda posizione, però doppiato. Iotti, Era Iotti. Del terzo. Scaramuzzino sbaglia, che è in seconda. E allora, bella gara, complimenti. Fino adesso, tanto divertimento, intanto siamo sempre su Marco che va sulle wave doppio. E la gioca sparava Cortega, sul big jump con Fabrizio che vediamo se lascia strada, sì. Però deve stare attento perché dietro c'è Iotti che non è che può perdere attaccarlo. tanto tempo. Sì, Iotti dietro, subito lì. Quindi attenzione a Fabrizio, non deve mollare. mollare. Le posizioni, Diego. Teghesi, attenzione Teghesi, Iotti lottano, però Teghesi riesce a mantenere. Sono già stoppati, quindi Teghesi è riuscito a prendersi la quarta posizione per il buon Fabrizio che intanto la gira, Iotti arriva quinto. Quindi chiudo con uno stop nella prima finale, un quinto posto nella seconda finale e un quarto posto nella terza finale. Eccoci qua ragazzi, gara terminata, avete visto la mia terza finale, abbiamo preso un quarto posto, quindi buono. Siamo sempre andati a migliorare anche nel tempo totale, questa volta gli errori li ho fatti tutti io. Eravamo in lotta con Scaramuzzino che poi ha chiuso addirittura in seconda posizione e vabbè, va bene così, con un quarto e un quinto posto finisco sesto se ho fatto bene i calcoli in classifica generale e quindi insomma nonostante tutte le difficoltà alla fine otteniamo un risultato accettabile. Non sono contento di come abbiamo lavorato sulla macchina, ma sono contento di quanto abbiamo lavorato sulla macchina perché veramente io e Lorenzo, ma soprattutto Lorenzo, si è fatto veramente un cuore così. Volevo anche ringraziare veramente di cuore il mio amico Bosi che ha
ha fatto veramente anche lui tantissimo per me in questa manifestazione e niente, sono contento di avere un team così, sono contento, non lo cambierei con niente al mondo. Ma in tutto questo, Bosi? Con 47 giri in 30 e 30, Bosi Andrea! Bravo! La coppa! Bosi è stato autore di una finale da paura che avrebbe potuto anche vincere, ma ha avuto 2 minuti di terrore, riesce comunque a portare a casa un fantastico podio al campionato nazionale over 40. Allora, siamo qua, È andata. Ho fatto il nostro meglio. Si è fatto un tappo, L'ho detto nel video, l'ho detto. No, vabbè. Grande lavoro, grande lavoro. Senza di lui veramente, non saprei veramente come... Avete visto ragazzi il report di questa gara, è stato veramente uno sforzo incredibile editarlo in questo modo, non so se riuscirò a farlo tutte le volte e mi dispiace per il problema tecnico della telecamera e noi ci vediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, ciao!